Ciao a tutti, ciao a Ciao, tutti. ciao, bentornati, Eccoci in un nuovo video della 128 RC, piccolo, diciamo, video salottino, 4 Sì, sì, chiacchiere "informali", tra virgolette, su una macchina che in questi mesi ci sta dando grandissime soddisfazioni. Qua ne abbiamo 2, ma in realtà ne ne abbiamo avremmo 5. ne avremmo 5. 5, giusto per dire quanto ci ha dato soddisfazione, sull'Atomic MR-V. Esatto, L'abbiamo provata, da mesi, da ormai da mesi in luglio. varie salse, configurazioni, eccetera. Tra poco, piccolo spoilerino, proveremo anche in versione Le Le Mans, Man, per noi amanti della Le Mans. Superstock Le Man, Esatto, che comunque, è una categoria che in Italia, piace ancora, è in è Europa, in è Europa, esatto. comunque in voga, non è molto conosciuta dai neofiti, ma vi consigliamo di appunto, di provare una 102. macchina a 102 millimetri perché è veramente bello. Detto questo, cosa possiamo dire? Beh, Allora, prima iscrivetevi al canale e esatto, continuate a seguirci, questa è la prima cosa esattamente, importante. prima cosa. Oggi la versione salotto è perché, giustamente come diceva Emanuele, vogliamo proprio fare 4 chiacchiere, visto le miliardi, adesso non esageriamo, Miliardi no, però però comunque, tantissimi messaggi, richieste su come siamo trovati con la macchina, chi grazie ai nostri video l'ha anche acquistata, sappiamo esatto, anche all'estero, e questo probabilmente YouTube ci aiuta anche con la traduzione, questo è esatto. stato per noi molto importante, quindi ringraziamo questa situazione anche chi ci segue da fuori l'Italia e cerchiamo di rispondere un po' a quelle che sono state tutte le domande, soprattutto al fatto che sono mesi e mesi che usiamo questa macchina e la cosa buffa è che non ci stanchiamo mai e non vogliamo No. mai metterla sopra lo scaffale, e anche se mancano 20 minuti la serata e stiamo facendo tutt'altro, questa macchina viene tirata fuori, messa in pista ed è una macchina bellissima, facilissima da guidare. Ci siamo trovati benissimo, facile da settare, Sì. la metti giù e stranamente sulla nostra pista, adesso facciamo un paragone sulla nostra pista, Ovviamente noi possiamo fare fare un cioè dare un giudizio e su fare un quello che è la nostra paragone esperienza. sulla nostra pista, la nostra esperienza, il nostro livello di grip che ha la nostra pista. È ovvio che in altre situazioni, però devo essere sincero, possiamo fare un paragone veritiero perché comunque nell'ultimo periodo anche il grip non è più quello di prima, è comunque No, un grip buono, però rispetto a, diciamo, estate, il primavera. periodo estivo barra temperature un pochettino più gradevoli, è ovvio che adesso il grip è No, decisamente minore. abbiamo sicuramente ancora un buon grip, ma il fatto che essendo una palestra a volte riscaldata e quindi l'ambiente è molto grande, quindi Contate che la parte più bassa rimane sempre un po' più fredda e quindi di la pista conseguenza ovviamente deve essere montata e rismontata tutte le quindi noi abbiamo volte. questa situazione che stiamo gestendo da diversi anni, ci troviamo molto bene comunque. Sì, è comunque Però sempre sicuramente il grip nel periodo invernale è minore non è rispetto a ma quello che abbiamo non è in mai estate e in primavera. ovviamente quando ci sono 30 gradi. Ma E questo per noi è importante perché riusciamo proprio a verificare la macchina in tutte le condizioni e dobbiamo dire possiamo che dare un giudizio veritiero, ecco, esatto, perché comunque l'abbiamo provata veramente in tutte le salse e, non siamo mai s stancati ragazzi, sarà un mai. commento forte il mio, ma, nella mia piccola esperienza nell'128 degli ultimi 2 anni e mezzo, 3, è la miglior macchina che abbia mai guidato e che abbia mai avuto. Poi dopo, secondo me, per quanto mi riguarda, è un giudizio che può essere visto da alcuni, un pochettino forte, però personalmente, la reputo una macchina molto ben concepita, molto ben sviluppata e soprattutto vincente perché, è molto semplice, non è ovviamente cioè in questo caso con la configurazione stock, quindi con il frontale stock, non hai bisogno di regolare "nulla" tra virgolette, a parte l'altezza, ma La forse regoli con i neanche rasamenti dietro il sì, esatto, banchino, ma la regoli neanche quello, ma sotto. si parla di stupidate. E una macchina che comunque stock, quindi con le molle eccetera stock che trovate nella nostra pista almeno, andava già fortissimo. Sì, sì, abbiamo dovuto mettere soltanto i pesi. Ecco, io mi associo un po' a quello che dice Emanuele, ma in Esatto, realtà bisogna mettere i pesi, quello per forza di cose. vi posso dire che è una macchina che anch'io ho sempre dietro con me, la uso sempre, tutte le sere che ci troviamo, comunque è una macchina che mi fa piacere usare, facile da guidare, divertente, ne abbiamo provate
di tutto. Noi abbiamo provato veramente quasi tutte le macchine che ci sono in commercio. Sì, e quasi, sono quasi tutte praticamente, sì. Possiamo dire anche tutte, però diciamo quasi tutte che è meglio, però alcune magari non ne parliamo mai, ma non perché, ma per motivi personali, però possiamo garantirvi che le abbiamo provate più o meno tutte. E questa macchina sono tutte molto simili, non diciamo che una è migliore di un'altra, non è questo l'intento, non ce ne frega di fare questo, perché ognuno con la sua esperienza, con le sue capacità può prendere un'auto e sentirla meglio di un'altra. Questo non è un video dove vogliamo sponsorizzare niente, perché non siamo sponsorizzati da nessuno. No, sono opinioni Sono personali. opinioni personali dopo mesi e mesi di utilizzo, e dobbiamo fare complimenti ad Atomic perché è una macchina bellissima, non soltanto esteticamente. Molti si lamentano di alcuni giochi sull'avantreno di DVS, ma senza sapere che questi giochi che ha sono fondamentali perché rendono la macchina più facile da guidare. Sì, cioè, sì. meno giochi ci sono e la macchina diventa molto più reattiva. E Sì. questa è stata una macchina che abbiamo provato sia con l'Hobby Wing, motore a sensore, col 2005, col 3005, con motori più potenti, con telaio in ottone pesato, con telaio questo che vedete adesso di scatola con i pesi, perché Esatto. se non ci sono i pesi. Abbiamo provato in tutte le salse che potete immaginare, Esatto. e ci ha sempre stupito in maniera positiva. Siamo proprio contenti. Ed è una macchina che rimane sempre all'interno della nostra borsa, cioè non c'è una sera che andiamo in pista, al di là di altre macchine che ho e che uso, ma non c'è una sera che questa macchina non è dentro la mia borsa. No, neanche per me, per quanto mi riguarda, è una macchina che tengo sempre, mi diverte, va molto forte, ma cioè, per dire forte intendo veramente molto forte. Nella nostra pista fa tempi con cui giri con una super stock praticamente, in versione stock, è facile, va forte anche a gomma finita, cosa Sì, da non sottovalutare, in condizioni anche di grip comunque non altissimo, giri molto forte. Per quanto riguarda, diciamo, la differenza che troviamo fra una macchina con montato il DVS e una macchina stock, diciamo il DVS forse lo consigliamo a chi ha un po' più di esperienza. A chi ha un po' più di esperienza e vuole magari fare dei settaggi un po' più specifici, un po' più fini sull'avantreno, perché comunque è innegabile che il DVS permette di fare regolazioni maggiori. Noi, almeno io e Marco, ce l'abbiamo tutti con DVS. Non so, vogliamo dare due indicazioni almeno su quello che abbiamo fatto noi? È ovvio, sì. Però sempre specificando che questo è il nostro setup sulla nostra pista. Sì, poi ci devo precisare una cosa, lo dico perché questa cosa deve essere sempre chiara, queste sono opinioni personali, cioè quindi sono prove che facciamo, quindi sono soltanto opinioni personali. Può essere che se volete replicare queste cose non avviene la stessa cosa nella vostra pista, oppure in base alla vostra guida. Quindi queste sono tutte indicazioni personali, opinioni personali, legate principalmente a quella che è la nostra esperienza, la nostra guida e la nostra pista. Potete prenderlo come base di partenza. Sì, base di partenza. Nel caso, se non avete idea di altezze, eccetera, potete prenderlo come base di partenza, ma è ovvio che dopo consigliamo di provare e fare tutte le prove del caso con altezze diverse, più basse, più alte, comunque... Sì, prima di parlare del setup, secondo me ci conviene dire innanzitutto che già la macchina di scatola va bene, quello è innegabile. Col DVS hai probabilmente qualche opportunità in più, però l'altezza la puoi regolare anche in quella di scatola, mettendo i rasamenti sotto l'avantreno e sotto il banchino, quindi la alzi o la bacio meglio. Se alzi il banchino la macchina si abbassa rispetto alla pista. Se metti spessori la macchina si abbassa. Diminuisce il baricentro, giustamente si abbassa il baricentro e quindi si abbassa. Se invece togli gli spessori la macchina tende ad alzarsi rispetto al livello della pista. Una cosa che cerchiamo sempre di sfatare, perché tutti ci scrivete io sto usando la macchina 1,5, io sto usando la macchina 2, va bene, però non è detto che da noi per esempio 1,5 la macchina non lavora, cioè non lavora, cioè non vuol dire non farla lavorare davanti, cioè vuol dire avere una macchina che è una ciabatta che sta girando su una pista. Cioè il concetto dell'1,10 su determinate altezze non è detto che si possa riproporre su un 1,28. Per due motivi. Primo, perché sono due categorie diverse e situazioni diverse. Ma sono altezze che tieni neanche nelle pancar. E poi una è di solito, l'1,10 sono di solito 4 ruote motrici, e in questa situazione invece queste sono 2 motrici.
Per cui, e poi fate conto che è una macchina molto più piccola e quindi deve lavorare anche in determinati tipi di... Ha bisogno di rollare la macchina. Esatto, detto Cioè, così. esatto. Ha bisogno di rollare, Che però... è un po' strano da dire, la però verità, il rollio è fondamentale in queste macchine qua, cioè non potete pretendere ma che la macchina, anche davanti soprattutto deve davanti, lavorare, cioè non posso averla un millimetro che la macchina fa così e l'ammortizzatore tra un po' manco si muove, oppure devo mettere le molle in completa pressione per farle lavorare, quando in realtà poi andando a peggiorare la pressione della molla, di conseguenza anche l'ammortizzatore cambia il tipo di lavoro che sta facendo, perché lavora su una molla più corta rispetto alla lunghezza esatta della molla. Quindi cerchiamo di lavorare sulle altezze e soprattutto di non considerare per forza un'altezza micro bassa, perché la macchina bassa secondo voi è l'altezza corretta. No, provate anche ad alzarla un pochino. Ovviamente noi torniamo le gomme davanti, quello cioè sì. quello è la base di partenza, cioè se non tornite le gomme partite già da una base comunque diversa da quella che partiamo noi, su cui partiamo noi. Sì, l'altezza è già diversa, ovvio. È un'altezza diversa, è tutto diverso, ma cioè anche... dovete regolare l'altezza in base all'altezza della gomma che avete. Cioè, esattamente, ma soprattutto con la gomma tornita comunque si hanno prestazioni subito migliori, quello è innegabile, nessuno vi dirà meno. Se non, ma anche perché abbiamo provato anche noi, cioè, se vedete anche con le flange abbiamo provato a mettere la gomma non tornita, a mettere la flange, a mettere il sidewalk tipo questo, è vero, magari non ribalti, ma quando poi la gomma inizia ad abbassarsi la performance aumenta fino ad arrivare a un punto dove ottieni il massima performance e poi a un certo punto si abbassa troppo e a quel punto la macchina lavora è una meno. curva e dopo c'è il punto massimo e da lì esatto. dopo si decresce. Però è anche vero che quando tornisci la gomma e c'è quel range dove la macchina va bene, ti piace guidarla, con la gomma tornita è un'altra roba, cioè la macchina è nettamente più precisa, più performante, cioè non c'è paragone, quindi che uno voglia mettere il ciano, volete il sidewall, la flange, fate quello che volete, però consiglio sempre quella di tornare la gomma, perché secondo noi è fondamentale. E tra l'altro noi abbiamo tra il 22.8 e il 22.4 e lì, almeno dal nostro punto di vista per le gomme che usiamo noi, è il punto dove noi abbiamo la massima performance della gomma in gara. E questo l'abbiamo notato anche partendo da una gomma non tornita, o mettendo tanto ciano intorno, mettendo il sidewall, che in qualche modo non fa ribaltare, ma quando la gomma rimane a 23.2, 23, fino a quando non arriva a 22.8, la macchina gira, ma non ha la stessa performance, cioè lo vedi già nei tempi, cioè non è che proprio è lampante. Il cronometro non mente, come si dice, nel senso che non si può avere un parametro così ad occhio, cioè uno deve guardare i tempi, cioè se tu fai un tempo migliore con la gomma più bassa vuol dire che semplicemente rende meglio in quel momento lì. E la cosa che ci ha stupito di questa macchina è che gira forte anche quando la gomma sta perdendo la sua massima performance. Certo, i tempi si alzano, ma stiamo parlando di poco. Cioè, questa è la cosa che ci ha sbalordito. Sì, ma si parla di veramente poco. Cioè, è una macchina che anche col V-Link, fantastico. Cioè, noi non avere il pivot, che era stata una cosa innovativa, e poterlo regolare su 3 tipi di inclinazioni, cioè, è una roba fantastica. Poi anche un sistema che senza grosse lavorazioni resta fluidissimo, non si hanno problemi di nessun tipo. È un sistema tra l'altro con una regolazione che si sente tanto, cioè l'inclinazione che puoi dare si sente veramente tanto. È un sistema robusto soprattutto, che non è da sottovalutare, e poi anche è sinceramente un sistema anche innovativo alla fine. È una cosa che ha voluto provare Atomic e effettivamente ha avuto ragione, perché è innegabile, la macchina va bene. Funziona bene. Cioè è comunque una macchina che, ripeto, cioè, secondo me va molto forte anche in condizioni di basso grip, tra virgolette, e gomma quasi finita. Ripetiamo, sono sempre nostre opinioni personali. Per noi, ovviamente. Quindi però non è detto che poi la stessa cosa succeda sulla vostra pista, però possiamo garantire che da noi sta andando così, cioè la macchina funziona molto bene. Quindi... Cioè noi non vi diciamo cose per un'altra, anche perché negli altri video precedenti che abbiamo messo, le riprese in pista sono state fatte nello stesso identico momento, quindi in questi mesi, e non mi sembra che andasse male la macchina. Penso che nel video si vede insomma che la macchina vada bene. Si vede che era veloce, era piantata a terra, cioè una macchina che comunque non ha nessun tipo di comportamento anomalo e resta veramente precisa.
e tra l'altro velocissima in curva. Sì, la cosa bella è che mettendola già giù di scatola, così come viene consigliato, Così. la macchina va bene, cioè sia con il DVS sia con la Mantreo normale, però la macchina va bene, cioè è proprio semplice, cioè poi è divertente, è facile da guidare, è semplice, se qualcuno appunto non vuole perderci troppo tempo nel setup, è una macchina che può sicuramente soddisfare anche quel Sì, tipo di per chi non necessità. vuole diventare matto, fare regolazioni eccetera, di Si può anche scatola diventare matti, si può anche diventare matti, però questa già di scatola ti fa divertire, ma ecco. con il frontale di scatola va già benissimo, non ha bisogno di grosse configurazioni o grosse, diciamo, paturnie per quanto No, riguarda no, il siamo rimasti setup. veramente contenti, cioè il fatto che continuiamo a parlarne è perché proprio ci ha stupito in senso positivo, quindi non ci permetteremo mai di dire che questa macchina è migliore di un'altra perché non è quello che vogliamo e non lo diremo mai, ma perché comunque non lo pensiamo. Secondo noi tutte le macchine sono di pari valore, ogni pilota può scegliere la macchina che preferisce, quella che è più vicina alla sua guida. Noi ci siamo resi conto che provando diverse macchine in questo momento ci siamo trovati molto bene e ci piace, ma proprio perché è facile, perché tu la metti giù in pista e va, la riprendi, cambi le gomme, la rimetti sul banco, controlli le altezze, ancora le stesse altezze, cioè non perde un millimetro, Sì. cioè una roba, cioè, tu fai la manutenzione e questa macchina lo mantiene, cosa devi fare? Rifai il differenziale. Però per il resto Sì. mantiene sempre tutto, cioè è proprio bella perché proprio gli quando c'è rimetti da il mettere grasso, sì, però quello poi che non è che devi diventare matto, metti una convergenza, cioè basta, una volta messa giù la macchina va. Poi certo, ognuno la deve far propria, però già così è una macchina che ci piace tanto. Che cosa abbiamo fatto in particolare sul DVS? Visto che prima volevi parlarne, se vuoi aggiungere qualcosa. No, vabbè, io l'unica cosa che ho dovuto fare col DVS, a parte, vabbè, le regolazioni dell'altezza, eccetera, l'unica cosa che ho riscontrato nella nostra pista all'inizio montato è che col DVS la macchina rispetto al frontale, diciamo, di scatola, col DVS diventava molto più aggressiva e non dico difficile da guidare, però era un po' più impegnativa. Semplicemente abbiamo messo un filo, ma proprio una punta di grasso, 15.000 nel nostro caso, dentro gli ammortizzatori frontali e la macchina è cambiata da così a Però così. questa è la nostra pista perché comunque si consiglia un 25K per esempio. Atomic sulle istruzioni consiglia un Nella nostra 25.000. pista non abbiamo neanche pensato di mettere un 25K 5.000 perché era perché troppo per noi. non era fattibile. Noi nella nostra esperienza sappiamo che lavorano questi tipi di grassi su questa No, densità, sì, abbiamo esatto, provato. in base alla nostra guida, in base alla nostra pista, facciamo o 10K o 15K Esatto. davanti. quindi Abbiamo più o meno questo. provato e la macchina, appunto, cambiata dal giorno alla notte, è diventata facile ma veloce. La cosa strana, la cosa bella è che la macchina è risultata facile ma estremamente veloce, perché ovviamente guidavi senza diciamo il nervosismo e la macchina è diventata una lama, nel senso che era, cioè, ripeto, abbiamo fatto tempi e costanza, tra Sì, l'altro, sì, che poi sono la veramente cosa più importante era la costanza, cioè il fatto che comunque riesce a girare molto costante. Se una macchina poi diventa facile da guidare, questo tutte le macchine, se riesci a metterle facili da guidare, insomma, quello che conta è la costanza. Poi magari non farai il tempo più veloce a volte, non importa, ma la costanza premia sempre. Sì, sicuramente se tu Quindi, giri su tempi continui, su tempi veloci, è ovvio che soprattutto se non devi diventare matto, non devi stare lì sul filo del rasoio col volantino, con lo stick, quello che volete, e riesci ad avere una macchina che riesce a seguire con calma la tua guida, ti permette di sbagliare meno, di essere più preciso, di essere più costante, e qui fa la differenza, insomma, questo è ovvio. Noi con questa macchina ci siamo trovati così, cioè nel senso anche con le altre, però in questo caso, parlando di queste, ci siamo trovati molto bene e ci fa piacere appunto potervelo raccontare. Oggi era esatto. proprio, Un volevamo fare un salotto video salotto, informale, così sì. giusto per raccontare un po' quella che poteva essere la nostra esperienza. Tanto è vero che siamo sul divano, siamo proprio rilassati, ci stiamo raccontando quello che sono stati i mesi di utilizzo di questa macchina, tanto è vero che ci ha spinto a comprarne alla fine 5 ne abbiamo, nel senso che insieme, quindi di macchine. Altri della pista del nostro club l'hanno comprata praticamente quasi tutti, ormai sono rimasti in pochi, se non quelli nuovi che stanno appunto per fare l'acquisto, perché Altri vedendola girare hanno molto acquistata. probabilmente tra poco l'acquisteranno o l'hanno già acquistata. Ripeto, l'abbiamo provata
varie salse, condimenti, in tutti i motori, modi, eccetera. quindi con L'unica sensore, cosa senza che ci, sensore. l'unica cosa che ci Certo. manca è appunto la configurazione 102 mm Le Mans, Che a breve la a faremo, breve la perché faremo. stiamo preparando, e quindi è cosa, ecco, a breve avremo anche un test di quello, ma perché noi siamo innamorati della categoria Super Stock 102 mm, cioè il fatto di poter utilizzare una vera configurazione Le Mans. E quindi volevamo provarla anche in quella condizione. Ad oggi l'abbiamo provata in tutte le categorie, quindi dalla stock, la super stock, la open, quello che volete. C'è sempre stata una macchina che ha dato degli scontri più che positivi, ottimi, così come le altre. Lo sottolineo sempre questa cosa, perché non voglio che passi il messaggio che stiamo sponsorizzando qualcosa, spingendo qualcosa. Non è esattamente questo, stiamo semplicemente esprimendo la nostra opinione e ci è piaciuta molto, quindi proprio per questo vogliamo condividere con voi un pensiero che ormai dura da mesi, nel senso che ma poi cioè adesso anche comunque chi ci segue da un po' ha visto che qualsiasi macchina che proviamo alla fine riusciamo a farla girare forte. Non è la macchina che fa comunque la prestazione, è un insieme di tante cose che ti permettono di comunque di anche avere questa un cosa, pacchetto competitivo. anche questa cosa è un po' da sfatare, nel senso che la macchina può dare qualcosa di più al pilota se il pilota riesce a sfruttare il massimo rendimento di quella macchina. Sì. Possiamo avere di tutto, ma se poi non riusciamo a metterla giù come vogliamo, soprattutto sulla nostra guida e sul tipo di pista che abbiamo, la differenza la fa sempre il pilota, no? Quindi sfattiamo anche il discorso compro l'ultimo modello perché sicuramente è migliore del precedente, non è detto. Cioè non è detto, No. perché può essere che sia, diciamo, meccanicamente migliore, ma sulla tua guida non risulta essere la macchina migliore per te. Quindi questa cosa è bene specificata, cioè siccome molti ci scrivono qual è la macchina migliore, non esiste. Questa è la risposta, non esiste. È meglio questa o meglio quella? Meglio, È nel meglio, senso è meglio che... prendere una macchina che, se tua prima esperienza, costa il giusto per iniziare, e inizi a lavorare su quella macchina, ma Sì. lavorare fino a quando non trovi una configurazione che è più facile per te, la tua guida. Dopodiché deve essere fare una altre macchina, scelte. deve essere una macchina facile, Esatto. soprattutto all'inizio, e secondo me una roba frustrante molto all'inizio per chi appunto non è magari pratico è avere una cosa in mano che anche buttandoci la testa eccetera non riesce a farla andare. È per questo che secondo me all'inizio la scelta migliore, poi arriverà anche un video su questa cosa, ve l'anticipiamo, a breve arriverà, però vi posso garantire che all'inizio è sempre meglio avere una macchina che sia già bilanciata. Quindi cosa vuol dire? Che bisogna toccare il meno possibile. Per esempio una GLR o un MRV di scatola, senza il DVS eccetera, rispondete, la mettete come da manuale e la macchina è già tutta equilibrata con l'altezza giusta, a meno che volete cambiare l'altezza, ma basta mettergli spessore, quindi non dovete regolare la vite per vedere se non è inclinata da un lato, inclinata dall'altro, regolare il peso, perché magari c'è più peso sulla destra e sulla sinistra, quindi l'ammortizzatore da un lato è più schiacciato rispetto all'altro per rimetterla bilanciata. No, diventate matti. Una macchina invece già di scatola vi permette di avere, con un avantreno come questo a farfalla, cioè che non è double arm, cioè non è come questo che si muove il braccio sopra e il braccio sotto, ma si muovono solo quelle sopra, è già bilanciata di suo, quindi vi dà già l'opportunità di avere una macchina che bene o male come altezza la regolate più facilmente, ed è una macchina sicuramente per iniziare più facile, perché ci sono meno cose da toccare, cioè meno elementi che possono entrare in contrasto tra di loro, e quindi una volta mettete dei cerchi, delle gomme e vi divertite, iniziate a divertirvi. Sì. Quindi questo è un po' l'intento di questo video oggi, era quello di raccontare un po' questi mesi dove non riusciamo mai ad annoiarci di usare questa macchina, No. cioè proprio ogni sera che andiamo in pista la tiriamo fuori, comunque ci facciamo un giro, che sia questa, che sia col DVS, che sia di una categoria maggiore, però è una macchina che è diventata ormai parte dei nostri sabati, dei nostri venerdì sera, e nonché quando facciamo le giornate di domenica in pista o altri eventi che organizziamo. Per cui era tutto qui, insomma, volevamo proprio raccontarvi un po' quello che è stata la nostra esperienza da quando è uscita questa macchina ad oggi. Sono passati un po' di mesi e quindi siamo molto 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 contenti. Sì. Vabbè, voi se ce l'avete fatelo sapere nei commenti cosa ne pensate. Esatto, diteci la vostra nei commenti, come si dice, o scriveteci in privato come fate ogni tanto. Ecco, noi questo video l'abbiamo fatto proprio per le tante domande che sono arrivate sull'MRV, su come ci siamo trovati eccetera, e era un po' sfatare un po' chi sostiene che poi sono delle macchine o altre migliori o peggiori. Secondo me
questa cosa volevamo un po' sfattarla, speriamo che siamo riusciti un po' a dirvi che Esatto. non c'è una macchina migliore di un'altra, sono tutte buone. Che non vi abbiamo soprattutto annoiato. Ecco. Quindi niente, vi salutiamo, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando, e come si dice qui a Milan, ciao ne! Ciao!